Eccoci oggi con una gustosissima anteprima, Virtua Racing di Sega Aegis, uscito oggi su Nintendo Switch in Giappone. E in anteprima io ve lo mostro, non si sa ancora una data, una release per il mercato europeo e quello globale, è intanto un'esclusiva solamente del mercato giapponese, si sa che uscirà anche per il mercato europeo e quello statunitense, ma non si sa quando. Ed eccoci che appunto, intanto vediamo un attimo questa anteprima. La versione sarà la medesima anche sul mercato quello europeo, però appunto non sappiamo ancora l'eventuale data, non credo che ci toccherà aspettare molto. Intanto vediamo un attimo, analizziamo un attimo questa versione, che cosa hanno fatto. Allora, innanzitutto che cosa dire? Come vedete abbiamo il single player, l'online match, quindi potremo giocare online con Virtua Racing. Offline match vuol dire che qui potremo giocare in due o addirittura in otto, guardate bene, in otto sulla stessa piattaforma, e in split screen, finalmente che ritornano i giochi in split screen locale. E appunto i, i record, abbiamo i replay che possiamo salvare, un manuale di informazioni e i crediti dello staff. Se noi andiamo sulle impostazioni, queste qui, abbiamo delle informazioni interessanti. Allora, innanzitutto possiamo scegliere tra gara normale 5 giri, quella che ci trovavamo sul cabinato anche, o 20 giri. Nella gara normale non possiamo scegliere il colore della macchina, mentre invece nel Grand Prix possiamo, oltre alla difficoltà che è selezionabile anche appunto nella versione normal race, avremo anche la possibilità di scegliere il colore della macchina. Ecco, una bella aggiunta rispetto appunto alle versioni uscite su arcade e console. Ricordo che Virtua Racing è uscito in versione per arcade appunto, in sala giochi, quindi è uscito su Mega Drive e 32X. C'è una bella scelta, come vedete. Penso che siano 8 i colori in modo tale da potersi differenziare se giochiamo contemporaneamente in 8. La lingua è selezionabile inglese e giapponese, non so se sarà disponibile anche l'italiano nel momento in cui uscirà sul nostro mercato. C'è la possibilità di cambiare le impostazioni per quel che riguarda i comandi e appunto il volume. Queste sono impostazioni molto standard che si trovano un po' ovunque. Facciamo una gara normale e mettiamo normale come difficoltà. Lingua inglese, confermiamo, torniamo indietro e andiamo a fare single play. Oh, eccoci qui. Allora, innanzitutto cosa c'è da dire? Allora, se noi schiacciamo più, entreremo in quello che è il menu dove ci chiede appunto, ci dà delle informazioni, ci dice i record delle piste, i record generali, quelli online, manuale, eccetera, eccetera. Per confermare, noi andremo a aggiungere crediti con il tasto X. Abbiamo le tre piste classiche che ci ricordiamo. Questa qua è la versione praticamente da sala giochi, rimasterizzata. In effetto widescreen naturale. Ed eccoci qua. Allora, che cos'è che si può notare da questa versione? Intanto è stato fatto un lavoro veramente notevole per quel che riguarda la rimasterizzazione del videogioco e non è presente bad clipping. Cosa sarebbe il bad clipping? Sarebbe quando praticamente porzioni dello schermo in lontananza comparivano di botto o erano non presenti nel mentre che noi andavamo avanti. Invece, come vedete qua, l'orizzonte va avanti
cioè è ben estesa, ma ci mancherebbe anche su un gioco del 2019, però dato che è una rimasterizzazione è una notevole aggiunta e questa è una cosa veramente molto positiva. Modalità appunto, la visualizzazione che abbiamo in gioco sono le solite, lontana, lontanissima e all'interno della monoposto. Il feeling che vi posso dire è una via di mezzo tra la versione 32X e quella da sala giochi. Sembra che abbiano sistemato un attimo la giocabilità ed è veramente notevole. Ah, un'altra cosa che non vi avevo detto, non è uscito solamente in versione arcade, appunto Mega Drive 32X, ma anche per Sega Saturn. La versione Sega Saturn però non era molto giocabile. È uscita anche una versione per PlayStation 2, però era una rimasterizzazione, non era, cioè non era, non poteva essere paragonata a questa, era tutta un'altra cosa, cioè non era come l'originale. No, come vedete il gioco è ottimo, fluido, le musiche sono le stesse. Ora vi lascio a un giro senza commenti. Ok, ora facciamo una prova della versione multiplayer che non ho ancora avuto modo di testare, però vediamo un attimo cos'è, come funziona, se è fattibile farlo direttamente così. Allora, proviamo offline, mettiamo 8, adesso io non ho 8 controller per provare, però vediamo un attimo. Ah, ok. Uh, incredibile. Anche in modalità portatile potremo giocare in 8 persone. Notevole davvero. Pazzesco. Bellissimo questo. Ecco, in gara quindi saremo solamente noi 8. Non ci sono eh, automobili comandate dal computer. Ecco che però qui si nota l'orizzonte, se fate caso, il bad clipping. Qui si ripresenta. Quindi appunto se nel multiplayer il bad clipping arriva. Ecco infatti ritorna ad essere presente. Ah no, però sono... Ah no, ci sono anche le altre automobili ma non sono segnalate dal computer. Cioè, nelle posizioni ci sono solamente le nostre posizioni e non quelle delle automobili comandate dal computer. Va bene. No, insomma, credo che il lavoro di masterizzazione che abbiano fatto è veramente notevole, sia notevole. Come dicevo, appunto, si presenta il bad clipping in,
nella versione multiplayer, però niente se pensiamo alla possibilità di giocarlo in portabilità in 8, cioè lo schermo è minuscolo, è difficile giocare in 8 contemporaneamente sullo schermo della Switch, però è una gradevole aggiunta. Penso che comunque sia giocato in modalità docked sia notevole. Bene, ed ecco qui, questa è la fine della nostra anteprima per quel che riguarda Virtua Racing. Al prossimo video!